Avete mai notato qualcuno cambiare all'improvviso, dall'oggi al domani? Gli esseri umani sono una specie che ben si adatta al cambiamento a differenza degli dei, eppure quando cambiamo lo facciamo gradualmente, come una lenta muta. Lo facciamo per i più disparati motivi, come la crescita o necessità esterne della vita. Capita però, raramente certo, che qualche nostro conoscente cambi così, all'improvviso, senza apparente ragione. Quanto possiamo dire di conoscere davvero i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri amanti? Mi viene da pensare che dopo questi cambiamenti non siano neppure più loro, come se qualcosa di oscuro ed alieno abbia preso possesso dei loro corpi, indossandoli e muovendoli come carnevaleschi costumi, lasciando l'anima dei nostri cari lontana, chissà dove, nel tempo e nelle tenebre. Esistono davvero vaghi fantasmi che possono sostituirsi a noi, arrivando a insinuarsi nelle pieghe della carne, sotto le ossa, giungendo fino a quella parte di noi che comunemente chiamiamo anima. Forse penserete che i miei non siano altro che vaneggiamenti privi di qualsivoglia fondamento, folli idee nate da una mente non lucida e di facile suggestione. Ma alla fine di questo video forse comprenderete al meglio i miei timori. Oggi vi racconto dell'ombra venuta dal tempo. Immaginate di svegliarvi all'improvviso in una casa che sembra la vostra, ma è cambiata. Allo specchio siete più vecchi. Tutto appare così diverso. È questo che succede al protagonista del racconto L'ombra venuta dal tempo di Howard Phillips Lovecraft, il professor Nathaniel Wingate Paisley, che all'improvviso ritrova se stesso dimenticando i 5 anni antecedenti a quegli eventi. Stando a suo figlio e ai suoi conoscenti, negli ultimi anni l'uomo era drasticamente cambiato a causa di una strana amnesia. Era come se fosse divenuto un'altra persona, abbandonando persino il suo campo di studi, quello dell'economia, per spostarsi su strane e misteriose ricerche di natura archeologica ed esoterica. Spetterà quindi al lettore, insieme al protagonista, cercare di ricostruire questi 5 anni, capire cosa sia successo e perché. Dopo 22 anni di incubo e terrore, salvo soltanto in virtù della disperata convinzione della fonte mitica di talune impressioni, sono restiva a garantire la veridicità di ciò che credetti di scoprire nell'Australia occidentale la notte fra il 17 e il 18 luglio del 1935. Ho motivo di sperare che la mia esperienza fosse stata totalmente o in parte il frutto di un'allucinazione. Sono difatti numerosi i motivi che lo lasciano supporre. Tuttavia il suo realismo fu terribile al punto da precludermi ogni speranza. Ma se la cosa accadde realmente, allora l'uomo deve essere pronto ad accettare una nozione del cosmo e del posto che egli occupa nel turbinoso vortice del tempo, tale che la sua semplice menzione è già di per sé paralizzante. È doveroso inoltre metterlo in guardia contro un particolare pericolo in agguato, in forza del quale, pur non in grado di distruggere l'intera specie, potrebbe imporre il dominio di orrori mostruosi e inimmaginabili su alcuni tra i membri più audaci di essa. Per quest'ultima ragione, chiedo con tutta la forza del mio essere che si rinunzi definitivamente a qualsiasi tentativo di dissotterrare quei frammenti di costruzioni ignote e primordiali che la mia spedizione si proponeva di investigare. Presumendo che fossi nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, l'esperienza di quella notte fu tale che nessun uomo ebbe mai a viverne una simile. Essa fu inoltre una conferma terrificante di tutto quel che avevo tentato di rifiutare in quanto frutto dei miti o dei miei sogni. Misericordiosamente non vi sono prove, giacché, sopraffatto dal terrore, ho perduto lo spaventoso oggetto che, se mai fosse stato reale e lo avessi riportato alla luce da quell'abisso malsano, avrebbe costituito una testimonianza inconfutabile. Introduzione dell'ombra venuta dal tempo. Veniamo a sapere sin da subito che questo cambio repentino del professor Paisley lo avevano portato ad interessarsi a materie lontane dal suo campo, a viaggiare moltissimo e ad allontanarsi dalla famiglia eccezion fatta che dal figlio Wingate.
il quale rimase ostentatamente assieme al padre per tutto il tempo. In questi anni, l'altro io del professore arrivò persino a leggere il terribile Necronomicon, di cui abbiamo parlato nel primissimo video di questa rubrica. Chi era l'altro io del professor Peasley? Per scoprirlo, dobbiamo tornare al presente e buttarci nei sogni dell'ormai guarito protagonista. Incubi terribili di un mondo lontano, dove esseri bizzarri che nel corso del racconto verranno identificati come la razza di Hit scrivevano e scrivevano con sottili bastoncini che tenevano tra i viscidi tentacoli. È innegabile, anche con queste prime informazioni, che la grande razza sia dotata di intelletto. Le creature di questo racconto non sono quindi dei semplici mostri. Dopotutto l'altro io del professor Peasley era in grado di interagire con altri esseri umani senza alcun problema. Certo era un po' strano, ma riusciva comunque a fingersi un uomo brillante e rispettabile. La grande razza di Hit è una specie che basa tutto sulla conoscenza. Non è raro infatti vedere rappresentate queste creature dai corpi conici con in mano questi almanacchi. E nei sogni di Peasley sono ricorrenti gli archivi ricchi di testi di queste creature, librerie senza fine che fanno ben comprendere l'enorme quantità di conoscenze che siano state accumulate da queste entità che hanno trasceso i segreti del tempo. Esseri capaci di insinuarsi nei corpi delle altre specie per accumulare sapere. Un altro dettaglio è che i corpi con cui li conosciamo abitualmente appartengono in realtà ad un'altra specie. I membri della grande razza erano in origine pura energia eterea. Nel corso della sua storia, lunga quanto il tempo, la grande razza affrontò diversi conflitti, come quello contro gli antichi, che abbiamo conosciuto nel nostro ultimo viaggio nelle montagne della follia. Conoscere sempre di più. Sembra questo il loro unico scopo. Ma cosa ne è dei poveri sventurati che vengono sostituiti da queste creature? I membri della grande razza erano immensi, coni rugosi, alti 3 metri, con la testa e gli altri organi attaccati a membra estensibili della grandezza di 30 centimetri che partivano dalla sommità del corpo. Parlavano agitando, sfregando le enormi zampe o artigli attaccati alle estremità di 2 dei loro 4 arti e camminavano mediante l'espansione e la contrazione di uno strato viscoso saldato all'ampia base di 3 metri. Quando il risentimento e lo sbalordimento della mente prigioniera erano svaniti e quando presumo che provenisse da un corpo notevolmente diverso da quello degli esponenti della grande razza, l'orrore per il suo inconsueto ma transitorio aspetto si era dissolto, le veniva consentito di studiare il nuovo ambiente e di provare il senso di stupore e di saggezza pressoché pari a quello vissuto dalla mente usurpatrice. Con appropriate precauzioni e in cambio di adeguati servigi le veniva permesso di vagare per tutto il mondo abitabile in titaniche aeronavi o in enormi veicoli a propulsione atomica, simili a barche, che attraversavano le grandi strade. Poteva inoltre far ricerche a piacimento nelle biblioteche contenenti le documentazioni del passato e del futuro del pianeta. L'ombra venuta dal tempo. Quello che viene effettuato a coloro che vengono scelti dalla grande razza è un vero e proprio scambio di corpi. Ciò porterà il dottor Peasley in quei 5 anni di assenza dal suo corpo in un mondo ignoto e lontano, a scrivere con quei bastoncini sottili, a raccontare di tutto ciò che sapeva, della terra, degli uomini, a conversare con queste entità intelligenti, a comprendere forse alcuni segreti. Se abbiamo iniziato questo video con toni da incubo, qui non posso che rimanere affascinato all'idea di una simile esperienza. Tuttavia, è proprio qui che il dottore scoprirà che anche i membri della grande razza conoscono la paura, l'unica emozione che lega tutti gli esseri viventi. È ciò
che essi temono alla forma di polpi volanti. Non totalmente di materia, non totalmente di energia, queste creature avevano il controllo della Terra e altri pianeti del Sistema Solare oltre 600 milioni di anni fa. Capaci di fluttuare nell'aria senza ali o altri mezzi esterni, questi mostri erano affamati di carne ed il conflitto con la grande razza fu inevitabile. Ci fu una guerra combattuta con armi elettriche troppo grottesche e aliene per essere descritte con i nostri limitati vocaboli. I morti di entrambe le razze furono incalcolabili e nonostante la vittoria della grande razza di Hit, quell'evento li tormenterà fino alla fine del tempo. Non sono sicuro che esseri come i membri della grande razza abbiano incubi, ma se li hanno, sono certo che ancora oggi in essi vedano città di basalto e torri oscure che sfidano il cielo su cui svettano i polpi volanti, affamati nelle tenebre, in agguato. E se i polpi volanti strisciassero ancora sotto la terra da qualche parte? Nei sogni sempre più confusi del dottor Beasley, le immagini di antiche rovine sono sempre più presenti. Saranno proprio questi a spingerlo insieme ai suoi commilitoni e ad una vecchia lettera nel deserto, dove lo attenderà un'ultima e terrificante verità che vi sussurrerò solo sottovoce, poiché certi segreti dovrebbero rimanere tali. Quando vi dissi che nei suoi sogni Beasley si trovava in un mondo alieno, vi ho detto una bugia. Gli archivi della grande razza erano sulla Terra ed essi, ormai abbandonati e a rovina, sono ancora lì, nascosti dalla sabbia e dal tempo, su questo mondo. Noi non siamo stati i primi. Ero stato dunque realmente e orribilmente trasportato in un mondo preumano di 150 milioni di anni prima, durante quei giorni oscuri e sconcertanti dell'amnesia. Il mio corpo era stato il veicolo di una terribile coscienza aliena proveniente dagli abissi paleogenici del tempo. E come le altre menti prigioniere di quegli orribili esseri, avevo conosciuto davvero quella maledetta città di pietra nella sua gloria primordiale e avevo percorso quei corridoi familiari nella forma disgustosa del mio catturatore. I sogni tormentosi di oltre 20 anni erano davvero il frutto di ricordi mostruosi. Avevo veramente parlato una volta con le menti provenienti da angoli irraggiungibili del tempo e dello spazio. Avevo appreso i segreti dell'universo, passati e futuri, e avevo compilato gli annali del mio mondo d'origine per le cassette metalliche di quegli archivi titanici. E quelle altre cose, quelle antichità impressionanti di ventifogli e di sibili demoniaci, erano davvero un'incombente minaccia in agguato. Quegli esseri si nascondevano realmente negli abissi tenebrosi dove lentamente degeneravano, mentre forme variate di vita trascinavano avanti i loro corsi multimillenari sulla superficie planetaria devastata dal tempo. L'ombra venuta dal tempo. Pubblicato nel 1936, L'ombra venuta dal tempo è uno dei migliori racconti di Lovecraft e la grande razza di Hit è sicuramente una delle sue mostruosità più memorabili, forse proprio perché si tratta di entità non propriamente malvagie. E voi cosa ne pensate di questa storia? Io personalmente l'adoro, soprattutto nei suoi adattamenti a fumetti di Tanabe e Coolbard, che ormai dovreste conoscere fin troppo bene se seguite abitualmente questa rubrica. Mi piace pensare che tra tutti gli spettatori di questo video ce ne sia almeno uno, anche solo uno, tra voi che non sia altro che un membro della grande razza di Hit, che osserva noi uomini e registra nei suoi archivi immortali il sapere e l'eredità di Alkil, registrando anche il nostro glorioso impero eterno anche al di là del tempo.